Salve ragazzi, questo video per condividere con voi le mie esperienze, la mia scelta e le mie scelte. Io ho iniziato come radio ad avere la FlySky 6B, devo dire una buona radio se non solo per il discorso dei gimbal, ma per il resto devo dire un'ottima radio, anche veloce e funzionante. Poi sono passato alla X9D, alla X-Lite, e la problematica nel mio caso è che fondamentalmente io utilizzo le 4 dita e armando in questo modo con la X9 mi trovo bene. In realtà mi ci sono abituato negli anni, quei pochi anni da cui ho iniziato. Ho portato delle migliorie tipo i 45 gradi ridotti ad effetto Hall, ho aggiunto questi end stick per avere meglio il fermo tra le dita, e niente, su questa ho poi aggiunto questo cavalletto e il R9M. Poi, non contento, sono passato alla X7S come radio di backup, ma per comprendere se mi trovavo meglio con le 4 dita. Ho anche cambiato gli end stick da quelli originali. Il problema è che ha un'ottima forma e permette di appoggiarsi meglio a chi ha la pancia come me, però fondamentalmente è troppo lunga, troppo larga anzi, e quindi non permette, anche se hanno modificato sulla X7S la posizione di switch, non permette, almeno a me, un buon controllo. E allora è uscita la X9L, la X9 Lite. Proviamola. Effettivamente ha la forma della X6B della FlySky, e con le 4 dita mi sarebbe piaciuto se questo switch temporaneo non era temporaneo, ma potevo fondamentalmente tenerlo su, perché io armo e con questa ho, diciamo, il funzionamento e tutto il range. La X9 Lite fondamentalmente è il nuovo protocollo e quindi è da consigliare a chi vuole iniziare, e fondamentalmente ci sarà quindi l'upgrade delle riceventi, dei firmware, e a un costo bassissimo. Io ho preso questa versione con i gimbal ad effetto Hall, anche se però sta per uscire la X9 Lite S, che fondamentalmente li prevede ed ha altre funzionalità come la ricarica delle batterie tramite USB. Si può fare anche qui, ma bisogna mettere un modulo aggiuntivo. Vi do le indicazioni su questa radio. Bella tra le mani, leggera, mi piace come è fatta. La plastica, vabbè, non ha la stessa qualità di una X9D nuova serie, ma fondamentalmente per me potrebbe essere ottima. Poi, come ho affrontato io il passaggio a questa radio? In due modi. Avendo quad con le riceventi della serie X con il vecchio firmware, ho fondamentalmente aggiornato il firmware della radio. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Switch warning. Ho aggiornato il firmware della radio a questa versione, la versione nuova, l'ultima page. Il firmware è la versione 2.32 del 16 novembre, che può essere, potete fare l'upgrade tramite il software a corredo, generando il file del firmware, oppure prelevando il file del firmware direttamente dal sito dell'FRSky, però non è sempre aggiornato e non potrebbe essere stato compilato, o meglio, diciamo,
le opzioni scelte potrebbero non essere adatte a voi. Quindi una volta effettuato l'aggiornamento, poi ho effettuato, vado indietro, ho effettuato altre 2 modifiche, tra virgolette software. Vabbè, parte aver caricato il JavaScript, i firmware da eventualmente aggiornare le mie riceventi, eccetera, eccetera, però io sono con la versione vecchia. Nella cartella firmware, vabbè, ho diversi firmware. Che cosa ho aggiornato? Ho aggiornato il modulo interno radio, in modo tale da poter accedere alle riceventi vecchie che ho sui miei quad. E qual è la versione? La versione, scusatemi, la versione... Ho caricato la 1.13, che è l'ultima che si trova online. La particolarità però è che quando caricate, bellissima la rotellina, molto molto comoda e velocissima. Cosa succede? Che quando caricate il file ISRM del modulo interno, esce di default, almeno a me è capitato di default, in FCC. Io ho la radio EU, non avrei potuto utilizzare i miei droni se non aggiornando il firmware. Però ho fatto un po' di ricerche e ho trovato un bellissimo script Lua che mi permette di cambiare e che si posiziona, quindi potrebbe essere comodo a tutti, che si posiziona nella cartella Tools, ed è questo qui, che di default non è a corredo del firmware o della SD card. Con questo io posso cambiare da EU, quindi LBT, a FCC. La differenza fondamentalmente che tanti chiedono è che FCC è quello standard americano, è un determinato tipo di funzionamento sulle G4. Quello europeo è fondamentalmente simile, cambia in 2 aspetti. La potenza è leggermente limitata, ma leggermente, anzi forse credo niente. La differenza è che l'LBT sta per Listen Before Talk. Ascolta quello che c'è attorno a te prima di iniziare a parlare, a trasmettere, e quindi fa un check in più, ma fondamentalmente non ha nulla di differente tra FCC, se non i modi. Ecco, una volta ho dovuto aggiornare anche il modulo interno perché altrimenti non avrei visto la funzionalità di 16 delle mie riceventi. Quindi su questo modulo vado da giù a su, ecco qui. Il modulo interno nella versione precedente aveva soltanto il protocollo Access, non compatibile con le vecchie riceventi. Da questo momento in poi ho Off Access, ACCST di 16 e basta. Quindi posso utilizzare le mie riceventi. Voilà. Altra modifica. Vabbè, a parte aggiunta del cavalletto, ho dovuto tribolare un po' perché fondamentalmente per poter fare la stampa, inserire la stampa dell'adattatore per l'R9M e il TBS micro, ho dovuto mettere degli spessori per poter estrarre o inserire il modulo nel caso in cui si togliesse, perché la stampa, almeno la mia stampante, non è granché e non è venuta benissimo. Quindi fondamentalmente successivamente vi inserisco le foto di come è l'interno e da come è da fare i cablaggi. Altra piccola modifica all'R9M, allora qui andiamo a tirare questo, e la particolarità che c'è da dire è questa, che per la connessione all'interno i vari adattatori che vengono venduti anche per l'X-Lite collega dal pin partendo da destra 1 fino al quinto. Questo non funziona correttamente con l'R9M, ma bisogna fare saltare un pin e andare sul sesto pin. Vi mostro la foto con le saldature. Quindi a partire abbiamo l'S-port giallo, poi abbiamo
ho usato il nero per il negativo, il rosso per il positivo, il filo che rappresenta un TX e il quarto pin che va sul sesto pin internamente e il quinto pin che è l'RX, cioè tra la trasmissione della radio e il modulo. Non c'entra nulla con il protocollo Access, perché fondamentalmente il protocollo è solo quello tra il modulo interno e la ricevente. Non ha nulla a che fare con la trasmissione tra il sistema di comunicazione con il modulo esterno. Quindi c'è piena compatibilità con i moduli vecchi, compatibilità con il TBS micro. Altra piccola modifica, questo è un vecchio modulo R9M. Ho cambiato il connettore del modulo per farlo diventare SMA. Prima era RPSMA, infatti il modulo vecchio e col piolino RPSMA. Questa antenna potete buttarla, andate o con una TBS Immortal o con una TBS Diamond. La Super 8, così, la uso sulla X9. Per quanto riguarda il funzionamento vi posso confermare che funziona anche la telemetria e adesso ve lo mostro. Altra cosa, giusto un accorgimento, le batterie non fa bene contatto, la congiunzione tra le due batterie, allora ho dovuto mettere un punto di saldatura su una delle due batterie per poter far bene contatto. Per il resto, ripeto, per me è una radio molto valida. Rimonto il modulo e vi mostro la telemetria con un quad. Per quanto riguarda l'R9M, selezioniamo il mio quad con R9M, piano piano sto passando tutti i quad su questa radio. Si accende il LED rosso, adesso alimentiamo, è già blindato, alimento il quad tramite USB, quindi evitiamo perché ho le eliche. Allora, la telemetria, questo è un KISS. La telemetria funziona correttamente. Adesso la batteria è 4 perché sono con l'USB e si è spento il PC che alimentava. Ok, la telemetria funziona comunque. Per quanto riguarda la configurazione del modulo esterno, bisogna disabilitare il modulo interno, abilitare il modulo esterno e abbiamo le opzioni FCC R9M, EU o FCC. Non conosco se ha altre funzionalità tipo quello flex perché non l'ho mai usato, permette il crossfire e tutti i moduli esterni. In definitiva, come vi dicevo, per me sembra essere una buona soluzione che proverò. Non ho avuto ancora tempo, ho volato giusto una volta con un altro quad, non questo, con R9M, e vi terrò aggiornati e eventualmente se riuscirò a fare un altro video con il crossfire. Spero che vi sia stato di aiuto. In realtà è solo la condivisione della mia esperienza, delle mie scelte. Vi inserisco nei link tutto quanto può servire o credo possa servire.
Spero di condividiate il video, un like e iscrivetevi. Grazie, buon volo a tutti.